con Cristiano Luzzago a bordo di uno dei miti di Casa Lancia, la Fulvia 1300 Sport Zagato. Amici appassionati di automobili da collezione, oggi presentiamo una vettura sportiva italiana ed è la Lancia Fulvia Zagato. Questo modello nasce da un'idea di Elio Zagato ed è disegnato da Ercole Spada ed è praticamente una versione fuori serie della Fulvia Coupé. La Fulvia Coupé, come sappiamo, ha una carrozzeria in acciaio con una linea a 3 volumi, comunque anti-inconvenzionale per l'epoca, ma questa sicuramente ha un disegno che, elaborato da Zagato, la rende molto più sportiva e molto più filante nelle linee. Fra questa e la Fulvia normale c'era anche una grande differenza nell'aerodinamica, dovuta proprio alla coda fastback che consentiva un maggior deflusso dell'aria. La prima serie della Fulvia Zagato nasce con la motorizzazione 1200 nel 65. Nel 67 viene introdotto il motore 1300 come in questo esemplare. Questa splendida carrozzeria di Zagato ebbe nel corso della produzione varie evoluzioni. I primi modelli furono totalmente in peralluman, ad eccezione del cofano posteriore che era in acciaio. Il peralluman è una lega di alluminio che ha delle caratteristiche metallurgiche che la rendono particolarmente idonea per la costruzione di carrozzerie. Nel modello successivo vengono invece introdotte tutte le parti della carrozzeria in acciaio e rimangono in peralluman soltanto le portiere e il cofano anteriore. Questo, che è il modello 1300, quindi la produzione 67, già il secondo modello perché il primo modello era il 1200, mantiene tutta la carrozzeria in peralluman per i primi 677 esemplari e successivamente viene trasformata appunto parzialmente in acciaio. Le caratteristiche dei primi modelli sono l'apertura del cofano, che invece di essere anteriore è laterale, e il padiglione del tetto che è leggermente più basso rispetto alle carrozzerie in acciaio. Furono leggermente alzate per dare un maggiore accesso ai posti posteriori. Per confermare quanto fosse la vocazione sportiva di queste vetture, ne furono prodotte anche una serie limitata cosiddetta competizione, elaborata proprio da Zagato, quindi sempre con carrozzerie in peralluman, ma ulteriormente alleggerite per le gare e ovviamente potenziate. Queste vetture però, proprio a causa della carrozzeria in peralluman, differentemente dalle Fulvia normali che sappiamo hanno avuto un grandissimo successo nell'ambito delle competizioni rallistiche, non erano idonee a sollecitazioni di questo tipo. Erano quindi vetture più adatte invece a gare di velocità in pista e anche cronoscalate. Ebbero tanti risultati importanti, fra i quali forse quello più memorabile fu proprio con Claudio Maglioli e Lele Pinto alla 24 ore di Daytona nel 1969 e alle 12 ore di Sebring, dove ottennero il primo posto della propria classe. Esaminando le caratteristiche di questa vettura, notiamo che il frontale ha la peculiarità di questi grandi fanali con le cornici cromate che la rendono unica nel suo genere e nel panorama motoristico dell'epoca. Queste grandi cornici, che sono in ottone, poi nei modelli successivi verranno sostituite da alluminio anodizzato e la parte di contorno al fanale verrà dipinta di nero. Così come i paraurti, che su questo modello sono in acciaio, saranno
saranno poi appesantiti stilisticamente da una profilatura di gomma. Il cofano anteriore ha la caratteristica di aprirsi, abbiamo detto, lateralmente, mentre nei modelli successivi sarà più convenzionale e avrà un'apertura in avanti. L'abitacolo sostanzialmente è invariato rispetto a quello della Fulvia Coupé, ma abbiamo la parte posteriore che è completamente aperta, quindi anche piacevole da vedere come vano bagagliaio, abbastanza insolito, con la panchetta posteriore che inizialmente non aveva la possibilità di alloggiare nessun passeggero per questione di omologazione, mentre nel modello successivo, come questo, aveva l'omologazione per il terzo posto. Il vano bagagli, che è completamente a vista, contiene la ruota di scorta che nel primo modello è accessibile soltanto da uno sportello che viene abbassato posteriormente, mentre nei modelli successivi questo sportello sarà eliminato e la ruota dovrà essere estratta proprio dal bagagliaio. Un'altra particolarità propria di questa vettura è che, non avendo i deflettori posteriori apribili, ha il portellone del bagagliaio che è in cristallo, che è azionabile da un motorino elettrico che consente di alzarlo di qualche centimetro e di creare quindi un deflusso dell'aria, facendo le veci dei deflettori posteriori e creando l'effetto Venturi tipico anche dei tettucci apribili. Nei primi modelli lo specchietto era applicato sul parafango anteriore e ovviamente non era particolarmente comodo da regolare, quindi nelle serie successive fu spostato sulla portiera. Nel corso dell'evoluzione dei modelli cambiarono anche le meccaniche, infatti dalla 1200 si passò alla 1300 e successivamente alla 1600, che aveva praticamente la motorizzazione della Fulvia 1600 HF, pur non avendo la dicitura HF, e anche il cambio passò da 4 marce a 5 marce.